Pilot Custom 743, pennino soft fine, oro 14 carati, caricamento a cartuccio converter, cappuccio a vite. Beh, non è poi così diversa dalle altre Pilot Custom 74, 742, 743. I dati sono questi. Sappiamo che ciascuna serie è caratterizzata da che cosa? La Custom 74 è l'entry level della serie, ma è quella che si giova di una varietà di pennini assolutamente ricca. Un po' più curata è la serie 742, quindi anche il corpo diventa un pochettino più un po' più grande, anche diciamo la laccatura e tutte le finiture sono un pochettino più importanti. Ancora di più questo discorso vale per la 743, che comincia ad essere una penna che potremmo quasi definire large. Il pennino è un pennino soft fine, quindi semiflessibile e di tipo fine, ne parliamo un pochettino più avanti. È una penna stilografica di dimensioni certamente importanti, ma non eccessive. Giusto per offrire un termine di paragone, potremmo dire che è più lunga ma più affusolata della Sailor Profit 1911 Large, molto piacevole comunque, ben realizzata, si adatta un po' a tutte le mani, non a quelle particolarmente piccole. La sua forma è quella classica a sigaro e, come abbiamo detto, la qualità del materiale e le finiture sono effettivamente adeguate alla fascia di prezzo. La sensazione di qualità percepita è quella di una cura costruttiva e nell'accoppiamento dei materiali diciamo importante, cioè si nota l'attenzione che le è stata destinata. La clip è quella classica di tutte le serie custom. L'anello invece che riveste il cappuccio, come abbiamo sentito in altri video, è la più grande con 3 stellette rispetto alla 742 che ne ha 2 ed è un anello un po' più sottile, e andando in giù verso la 74 valgono gli stessi ragionamenti. Sul fondello troviamo questa volta 2 anelli a differenziare e anche insomma impreziosire un pochettino questa penna rispetto alle consorelle più piccole. La sensazione impugnandola, si tratta di oggetti ben rifiniti, abbiamo detto, con delle belle resine, e anche la sensazione è quella di impugnare una bella penna. La differenza grande fra le serie custom che abbiamo citato però risiede principalmente nel pennino, che ha delle misure diverse. Pilot le chiama con una numerazione che si sposta da 3 fino a 25. In questo caso sulla Pilot Custom 74 abbiamo dei pennini numero 5, numero 10 per la 742 e 15, cioè i più grandi, sulla 743. Vale il discorso fatto precedentemente, perché i medium stat veritas. Allora è vero che la 7.4 è la più pronta, la più piccola anche delle tre, quella più spontanea, più genuina. La 742 cresce un pochettino anche di dimensioni e di solidità. La 743, lo abbiamo detto, è la più grande, però per mia opinione la 742 è quella un po' più centrata. Questa anche per le mie mani risulta un pochettino grande, non perché sia grande ma perché mi piacciono comunque le penne medio piccole in generale. Poi è chiaro che ci inchiniamo al fattore estetico di queste belle stilografiche, di questi esemplari così belli. Poi non dimentichiamo che dipende da tantissimi fattori la scelta di una penna, che riguarda sia quanto scriviamo, cosa scriviamo, dal nostro carattere, se siamo frettolosi, imprecisi, oppure se siamo delle persone molto precise, quindi ci tengono a cesellare, eccetera, in che ambito la utilizziamo, perché un conto è in scrivania, un conto è fuori dall'ufficio, insomma tante variabili. E poi ci sono quelle fisiche delle nostre mani, dei nostri arti, eccetera. Quindi tanto apprezzo la 74 quanto la 743 e la 742 in maniera diversa, offrono dei pregi diversi. L'impugnatura dove finisce indice e pollice è molto comoda e agevole, è appena sagomata per arrestare la corsa delle dita quando si preme parecchio per aumentare il tratto. La definisco più una penna da scrivania, starebbe un po' stretta e compressa nel taschino di una giacca, però tutto si può fare. Al pennino è dedicata la stessa cura che caratterizza la serie 74 e 742, però se su un pennino di misura 3 o 5 questo
risalta, perché comunque la penna non ha poi un particolare pregio. Su una penna come questa, che insomma si avvicina ai $200, avremmo preferito una caratterizzazione maggiore, una personalizzazione forse, anche per differenziare il pennino. In altre parole, se sta bene questo ricamo su un pennino per una penna da $70, poteva sforzarsi un po' di più Pilot e darci qualcosa di un po' più importante e anche di coerente con una penna che invece è cresciuta di dimensioni e senz'altro è impreziosita nelle finiture. Adesso veniamo invece al comportamento, come scrive, visto che è la cosa che interessa di più chi compra una penna stilografica come me per usarla e non per lasciarla in un cassetto. Allora, ancora una volta, qualità dei pennini giapponesi, lo sappiamo, sono probabilmente i migliori come qualità di tradurre il flusso dell'inchiostro sul media, veramente hanno una scorrevolezza ed una qualità nell'erogazione costante del flusso che è sconosciuta a moltissime maison europee o dell'altra parte del mondo. SF significa soft fine e quindi con questo pennino entriamo ancora una volta nel mondo dei flessibili o dei semiflessibili, come sarebbe più appropriato appellarli. Diciamo che sono molto diversi, lo abbiamo già detto, dai pennini antichi, quelli flessibili, perché comunque hanno sia una filosofia costruttiva che anche delle esigenze diverse, ma la cosa bella è che è un tratto che resta sottile quando ci serve sottile, ma diventa anche molto più corposo quando andiamo ad esercitare un po' di pressione. Infatti la penna scrive molto bene già soltanto appoggiata sulla carta. In questo senso richiama effettivamente penne di altre case. Abbiamo parlato recentemente della Sailor, richiama molto quello, anche se diamo mezzo punto abbondante di vantaggio alla Sailor, che ha un suo mondo, un suo anche modo di interpretare la scrittura che devo dire quasi unico. Pochissima pressione esercitata, la penna fila via liscia. Questa custom, devo dire la verità, è molto gradevole da impugnare e da scriverci. Applicando un po' di pressione, abbiamo detto, cambia la storia, e questo è un valore aggiunto che secondo me va tenuto presente, perché ci permette di avere una calligrafia un po' diversa, di fare quelle piccole variazioni che rendono magari più interessante o anche più facilmente leggibile quello che appuntiamo, perché con la stessa penna riusciamo a fare una sorta di grassetto là dove serve, in una titolazione o in un capitolo. Molto bella e godibile, lo abbiamo detto, elegante, come tutti i pennini, quelli un po' elastici, è sensibile alla rigidità del piano scrittura, quindi attenzione se scrivete su un piano rigido piuttosto che morbido. Come tutti i flessibili, ma meno di altri, saltella un pochettino quando la utilizziamo in maniera veloce per appuntare velocemente. Vi sarete chiedendo, ma rispetto al soft fine della serie 74 come si comporta? Questo è un pennino un po' più rigido, necessita di più pressione per ispessire il tratto. È anche vero che, essendo la penna più grossa e quindi con una superficie di appoggio, di impatto tra pollice e indice maggiore, è vero che questa pressione viene dissipata e quindi non si ha la sensazione di premere di più, ma di fatto è un po' più rigido il pennino. Si adatta a tutte le carte? Beh sì, direi di sì. È una penna che non ha esigenze di avere proprio il meglio del meglio, si adatta davvero un po' a tutte le carte, come il pennino numero 5 della Custom 74. Si adatta a tutti gli inchiostri? Sì, anche in questo caso è molto socievole, potremmo dire, è ben disposta verso tutti. Valutazione finale, per concludere, le diamo un 8 su 10, perché comunque è bella, fa tutto bene, è molto curata, è una bella penna. A chi la consigliamo? Ancora una volta, a chi ama la scrittura più che a chi ha esigenze di appuntare e basta, perché comunque non solo è un pennino molto a posto, ma essendo flessibile offre quel tocco di creatività in più che va senz'altro tenuto presente. Vi invito a seguire gli altri video e buona scrittura a tutti.